questa lezione parliamo di glasse, che hanno principalmente due utilizzi, quello della copertura e quello della conservazione. Renato la utilizzerà per decorare una torta che è la drip cake. Nel nostro caso la glassa ha una funzione decorativa. Serve infatti per rendere il prodotto più appetibile o più lucido. Esistono tanti tipi di glasse ed è difficile classificarle. Infatti, in base a quello che ci dobbiamo fare, cambierà la consistenza della glassa. Per esempio, sarà più liquida se dobbiamo coprirci completamente un dolce, sarà più cremosa se dobbiamo farci solo delle decorazioni. Le glasse possono avere diversi basi, possono avere acqua, latte o panna. Di solito si aggiunge anche il glucosio che serve a dare proprio lucentezza al prodotto. Per ottenere una glassa decorativa, il Perugina Gran Blocco fondente 70% è perfetta. Infatti, grazie alla giusta quantità di burro di cacao, consente di ottenere un prodotto lucido e della giusta cremosità. La lavorabilità e la fluidità di questo prodotto lo rende ideale per essere utilizzato in queste preparazioni, che possono essere realizzate facilmente e in poco tempo. Per questa drip cake Renato ha un bel po' di cose da preparare, quindi gli lascio il mio posto. Benvenuti a questa nuova ricetta. Oggi prepareremo insieme una drip cake. Non lasciatevi spaventare dal nome, drip cake significa torta gocciolante. Il dripping è la gocciolatura del cioccolato. Abbiamo un po' di passaggi da fare, ma tranquilli perché sono passaggi davvero molto veloci, molto facili. Quindi faremo un cake alla vaniglia, farciremo con una crema al mascarpone arricchita con dei frutti di bosco freschi. Copriremo il tutto con della crema al burro molto soffice e l'effetto gocciolante, quindi l'effetto dripping, lo realizzeremo con la glassa al cioccolato fondente. Per la glassa occorreranno panna, glucosio e Perugina Gran Blocco fondente extra 70%. Iniziamo a scaldare la panna con il glucosio. Usiamo il glucosio, darà un po' più di elasticità alla glassa e un po' più di lucentezza. Diamo una leggera mescolata, facciamo sciogliere e aspettiamo che arrivi a una temperatura di circa 95 gradi. Nel frattempo vado a tritare il cioccolato. Una volta tritato il cioccolato, lo facciamo sciogliere a bagnomaria. Ci aiutiamo con una marisa, quindi lo mescoliamo delicatamente, si scioglierà tra qualche istante. Portate la panna a 95 gradi, vi aiutate con un termometro. Se non l'avete, appena la panna inizia a sobbollire, la togliete dal fuoco. Ecco, ci siamo. Togliamo la panna dal fuoco. Iniziamo a versarla nel cioccolato un po' per volta. Facciamo questa operazione in più step. Facciamo assorbire la panna e continuiamo un po' per volta. La glassa è pronta, bella, liscia, lucida e vi consiglio di prepararla anche un giorno prima per un perfetto utilizzo. Per la preparazione del nostro cake alla vaniglia occorreranno uova, zucchero, burro, farina, amido di mais, lievito per dolci e un baccello di vaniglia, chiaramente. Iniziamo subito a versare nella ciotola le uova e lo zucchero e le facciamo lavorare. Iniziamo a far lavorare per bene le uova con lo zucchero. Io intanto vado a estrarre i semi dal baccello. Vado a setacciare la farina. Il lievito e l'amido di mais. Io ho utilizzato l'amido di mais, ma se vi va potete utilizzare tranquillamente la frumina oppure la fecola di patate. Vado a setacciare tutte le polveri in questo modo.
Aspettiamo che uova e zucchero siano ben montate, dopodiché aggiungeremo prima il burro molto morbido, mi raccomando un po' morbido, quindi date un po' di calore al microonde, alla fine le polveri. Le uova sono montate, io ho ammorbidito il burro al microonde, quindi deve avere questa consistenza, vedete? Proprio cremosa, cremosissima. Aggiungerò prima il burro al composto, dopodiché le polveri che ho setacciato e trasferito su questo foglio di carta forno per avere più praticità e comodità nell'inserire nella ciotola la parte delle polveri. Poi inizio a mettere il burro. Non essendo proprio una massa montata, potete fare anche questa operazione di aggiungere le polveri abbassando la velocità della macchina e aggiungendo appunto le farine. Facciamo girare per qualche secondo, aumentiamo leggermente la velocità. Stacchiamo, continuiamo a mescolare un po' con una marisa, quindi togliamo quello che è sulle pareti. Il composto è perfetto. Io ho già imburrato 3 tortiere, ovviamente della stessa dimensione, e trasferisco il composto nelle tortiere in 3 parti uguali. In questo caso il diametro della tortiera è di circa 15 cm. Siate più o meno giusti nel dividere. Diviso in 3 parti uguali. Adesso inforniamo a forno già caldo per circa 30 minuti a 170 gradi. Per la preparazione della crema al burro occorreranno burro, margarina, zucchero a velo e un po' di latte tiepido. Davvero molto molto semplice, mettiamo in planetaria tutti gli ingredienti. Iniziamo col burro. Aggiungiamo anche la margarina, qui l'ho un po' ammorbidita. Preferisco preparare la crema al burro in parti uguali di burro e margarina perché il risultato è molto più liscio e setoso. Aggiungo lo zucchero a velo, piano piano altrimenti facciamo una nuvola di zucchero, e un goccio di latte. Questo mi aiuterà ad assorbire lo zucchero a velo in modo veloce. Inizio a bassissima velocità, aggiungo ancora qualche goccia di latte. Ecco, lo zucchero si è assorbito, già quasi non lo vedo più. A questo punto posso aumentare la velocità. La nostra crema a burro è pronta, non ci resta che preparare la crema al mascarpone prima di iniziare a comporre la torta. L'ultima preparazione per la nostra farcitura della drip cake è la crema al mascarpone. Io qua ho del mascarpone, della panna già montata e dello zucchero a velo. Vado a lavorare con una marisa un po' il mascarpone, giusto per ammorbidirlo. Aggiungo lo zucchero a velo. Lo aggiungo un po' per volta. Il risultato è già più morbido, bello cremoso. A questo punto aggiungo delicatamente la panna. Lavoro delicatamente, mi raccomando non scaldate troppo la crema, quindi appena la panna sarà incorporata la crema sarà pronta.
La nostra crema al mascarpone è pronta, la trasferiamo in un sacco a poche e adesso la parte più divertente, la composizione della torta. Abbiamo qui il nostro cake cotto e raffreddato, la crema al mascarpone, i frutti di bosco e la crema al burro. Io mi aiuto sempre con un'alzatina, questo mi servirà chiaramente a lavorare ed essere più comodo nel montaggio della torta. Allora, iniziamo a mettere un po' di crema al mascarpone sul nostro vassoio, così, per fermare il primo strato di torta che andiamo a comporre. Ecco fatto. Mettiamo sempre le nostre cartine per proteggere il vassoio. Perfetto. Adesso stratifichiamo con la prima parte di mascarpone. Aggiungiamo i frutti di bosco, li metto anche un po' sul bordo, faranno un po' da argine alla crema al mascarpone. Mettiamo anche dei mirtilli, dei lamponi. Sovrapponiamo il secondo strato di cake. E a questo punto possiamo già proteggere la farcitura con della crema al burro. Quindi andiamo con una spatola a prendere la crema al burro e a chiudere lo spazio tra la torta e la crema al mascarpone. Continuiamo così con l'altro strato di torta. Quindi crema al mascarpone, abbondiamo, e frutti di bosco. Adesso continuiamo con gli ultimi strati. Abbiamo messo l'ultimo strato di torta, ho stuccato con la crema al burro. Potete fare questo passaggio di rifinitura un passo alla volta, cioè mettete adesso la torta in freezer, lasciate che si rassoli la crema al burro e dopo continuate. Avrete una rifinitura perfetta. Ecco, l'abbiamo lasciata per qualche minuto in freezer, infatti la superficie è bella solida, e continuiamo a rifinire con la crema al burro. Adesso con la superficie solida mi permette di lavorare bene con la spatola e rifinire in modo definitivo. Metto un po' sulla parte alta. Ecco fatto, adesso la torta è bella liscia, la mettiamo per qualche minuto in freezer prima di procedere con l'effetto dripping. Pronti per la decorazione della nostra drip cake, io ho qui delle cialde, dei biscotti, dei macaron, ma voi della frutta, ma voi chiaramente aprite la dispensa, aprite il frigo e tutti questi elementi potete trovarli a casa tranquillamente e decorare la vostra torta. La glassa che abbiamo preparato l'ho messa in un sacco a poche, scaldata al microonde a circa 30 gradi. Quando siete pronti dovete tirar fuori la torta dal freezer, perché altrimenti incorrete in due problemi. Uno, che il dripping non si arresti a metà torta se la torta non è troppo fredda. L'altra, che se sta troppo tempo fuori dal freezer inizia a trasudare e il cioccolato scivolerà via e non vi darà quel bellissimo effetto dripping che noi vogliamo. Iniziamo subito. Prendiamo il nostro sacco a poche, lo teniamo perfettamente in modo verticale
sul bordo della torta e iniziamo a creare il dripping. Schiacciamo il fondo del sac à poche con movimenti abbastanza regolari. Cercate di esercitare la stessa pressione sul fondo del sac à poche, così avrete la stessa caduta su tutto il lato della torta. Adesso rifinisco il bordo basso con un po' di crema al burro, facendo dei piccoli ciuffetti di crema al burro. Su un lato della torta, con la crema al burro faccio un punto un po' più alto. Questo mi servirà per creare un decoro meno piatto. Quindi su questo lato faccio questo mucchietto di crema al burro e inizio a decorare con la frutta. Frutti di bosco, così abbiamo un rimando all'interno della torta, alla farcitura. E qui date sfogo alla vostra fantasia, utilizzate quello che avete e decorate la vostra drip cake come più vi piace. Ho scelto anche dei fiori eduli che sono bellissimi per decorare la nostra drip cake. Ecco terminata la nostra drip cake. Cosa ne pensate? Beh, io mi ritengo soddisfatto. E voi cosa ne pensate? In questa lezione abbiamo imparato a preparare la glassa al cioccolato fondente, necessaria per la nostra fondamentale, direi, per la nostra drip cake. In più abbiamo preparato il cake alla vaniglia, la crema al mascarpone e mi raccomando non sottovalutate i tempi di raffreddamento che sono importantissimi e la temperatura della glassa fondamentale per realizzare un dripping come questo. Grazie per averci seguito, grazie alla Scuola del Cioccolato Perugina per avermi ospitato e mi raccomando provate a fare a casa una torta come questa. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.